Ciao, ciao a tutti. Abbiamo oggi con noi Evelina, che ha 27 anni e vive nel centro Italia. Mh-mh, E, insomma, una storia ovviamente alle spalle. Chiaramente si mh-mh. tratta di una relazione difficile. Ecco, raccontaci un po' tu, Evelina, anche se vuoi parlarci un po' di te. Mh-mh. Sì, allora, diciamo che io, vabbè, ho fatto, diversi anche studi, mi sono diplomata all'Aeronautico a Bari, poi, sono laureata in lingue sempre a Bari e, nell'ultimo anno praticamente sono andata a lavorare come hostess di volo per una compagnia a Berlino. Quindi comunque diciamo che l'ultimo anno, questo qui di relazione, che è stato il terzo anno, era a distanza alla fine, è diventato a distanza e diciamo che le cose ovviamente sono pian piano precipitate, però comunque non dipendeva dalla distanza alla fine, perché già un po' prima che me ne andassi già la situazione stava un po' andando così, però comunque andava ancora bene. Anzi, penso proprio che grazie a questa situazione, quindi grazie al fatto che io me ne sono andata, le cose si siano rivelate per quello che sono poi alla fine in realtà. Quindi non pensavo neanche che, cioè, perché all'inizio questa esperienza la vedevo come una cosa negativa, però che dovevo fare, perché comunque per fare esperienza, per il curriculum, eccetera, eccetera, però comunque nella relazione ci credevo tanto, quindi diciamo per me, non importava, neanche a Quindi lui alla fine, anzi questa era relazione, ecco quanto è durata, Evelina, e 3 quando è anni. finita? 3 anni e è È finita quando? finita 3 settimane fa. Ah, quindi è proprio fresca la cosa. Molto fresca, Mh. esatto. Infatti per questo motivo io ho cominciato un po' a informarmi, a vedere video su YouTube, a studiarmi, diciamo, tutte Mh. queste cose qui. Ovviamente, cioè, è un po' veramente ridicola la cosa perché come è finita dopo 3 anni per messaggi da parte sua, Mh. mentre io stavo qui a Roma e lui è di Bari. Quindi Quindi in non ha modo voluto. molto sbrigativo da parte sua. Sì, non è neanche il tempo di affrontare la situazione. Cioè che poi ovviamente non è una questione di tempo, è una questione che di volontà, assolutamente. E quando mi ha scritto così, io ovviamente sono rimasta scioccata e ho chiamato, non mi ha risposto e ha continuato a scrivere che semplicemente vabbè, non prova amore già da mesi, bla bla bla, che non gli interessa niente, che io non ho fatto mai niente di male, premesso, ovviamente, vabbè, io posso dire qualsiasi cosa, però davvero ora vi spiego un po' in generale com'era la situazione. È proprio cattivo, nel senso che non ha interesse neanche nel sapere quello che io ho da dire, e, e che devo essere breve perché tanto non c'è interesse in quello che dico. Vabbè, ovviamente da là poi ho fatto diversi messaggi vocali controllandomi, cercando di essere tranquilla, diciamo, di spiegare tutta la situazione più o meno nella lucidità, perché in quel momento non stavo capendo più niente, e meno male che ero a casa. E, e niente, lui vabbè, mi rispondeva a tratti, scrivendomi soltanto che lui ha bisogno di se stesso, lui premettendo che è un tipo solitario, un tipo che ha avuto già problemi, cioè, con la famiglia, nel senso che si è sempre isolato dalla famiglia già da quando era piccolo. Semplicemente non stava bene con loro, semplicemente sta bene da solo, e poi è un tipo che sta sempre impegnato a studiare cose che ne so, video su YouTube, a lavorare, impegnarsi, che lui ha la sua anche cartoleria. E, e quindi è sempre impegnato nel fare il più possibile. Diciamo, è un tuttofare. Poi è anche maestro di ballo e noi facevamo anche questa cosa insieme, quindi condividevamo anche questa passione ed è anche che così ci siamo conosciuti appunto 3 anni fa, per caso. E vabbè, da là poi vabbè, sono nate le conversazioni, proprio l'attrazione forte che, non lo so. Io poi mi ero anche lasciata da qualche mese, dopo una relazione di 7 anni, però non volevo nessuno, perché volevo proprio recuperare me stessa, tutto quanto, e invece poi è capitato e così, quando capitano le cose, diciamo lo fai con incoscienza quasi, no? Quindi non ti E aspettavi nemmeno di essere libera, diciamo, del tutto emotivamente, affettivamente per iniziare questa nuova relazione? no, no, infatti è stato molto perché lui ha vissuto non la stessa situazione, però anche lui si era lasciato qualche mese prima e non voleva niente. Sono quelle cose è una cosa che è nata senza volere da entrambi, sono semplicemente così.
ballando, perché quella sera ci siamo incontrati così, lui mi ha invitato a ballare, poi là, diciamo, il caraibico è diverso, non è la discoteca, no? Quindi lì comunque poi inviti chiunque a ballare e finisce lì, nel senso. E quindi ci siamo trovati bene, lui mi invitava a ballare, io anche molto però all'amicizia, molto. Infatti neanche poi ci siamo detti di rivederci, niente. Cioè è stata solo una bella serata passata così. Abbiamo ballato tante canzoni insieme, quindi c'era la sintonia, insomma. E niente, Sì. vabbè, poi dal giorno dopo lui ha cominciato a scrivermi anche da Instagram, poi vabbè, e pian piano ci stavamo conoscendo, anche abbiamo capito anche che avevamo diverse passioni tra film, tra tante cose che condividevamo, io anche la passione per la fisica, per l'astronomia, quindi, e diciamo, lui è rimasto folgorato da questa cosa qui che gli è piaciuta tanto perché, vabbè, non sono la solita ragazza che si mette in mostra, magari, che quindi appunto invece studiare, poi a quel tempo appunto facevo l'università, quindi facevo il ballo come passione, però studiavo anche e siccome diciamo che quel mondo è un po', vabbè, ci sono tante persone che studiano, però magari lui non ha mai incontrato una ragazza che appunto avesse le stesse cose che piacevano a lui da tanti punti di vista, perché lui è appassionato a tantissime cose, come anche me, no? E quindi niente, c'è stata questa scoperta, insomma. E quindi in poco tempo poi abbiamo cominciato a frequentarci, ad uscire insieme, a capire anche quanto fossimo accomunati dalla musica, quindi con la passione per la musica in generale, perché poi lui suona anche, produce musica, diciamo, fa tante cose. E niente, da là si è cominciato a creare quel legame forte che non mi aspettavo, ovviamente neanche lui. E niente, poi ovviamente io poi non sono una che cade così nelle cose, nel senso che non mi bastano i complimenti, però poi se la cosa nasce pian piano naturalmente, ovviamente si crea un legame forte e ovviamente io non è che, cioè, nel senso era molto spontaneo, tutto molto naturale. Lui poi ovviamente scriveva, cioè aveva un modo di scrivere molto, infatti tra lettere d'amore, scritte a mano al computer, ha prodotto anche, ha scritto una musica anche per me al piano, perché era tutto così, spontaneo, naturale. Ovviamente questo è durato per tanto tempo, cioè non è che tu dici, vabbè, è una cosa così, una cottarella, magari lui, non so, è cascato e poi è finito tutto. Anzi, noi, perché siccome è successo prima del Covid, quindi a fine novembre 2019, e quindi poi, vabbè, abbiamo passato dicembre, gennaio, febbraio insieme, poi siccome noi siamo di città diverse, abbiamo passato 2 mesi senza vederci e là proprio ci sentivamo un sacco la mancanza, anche se io già vedevo comunque le differenze tra me e lui, nel senso come, non lo so, come persona, perché io sono molto aperta, vivace, solare, così, e anche se dalla prima relazione già avevo imparato perché la prima relazione invece era più, lui era geloso possessivo, più appunto egoista, eccetera, però non, ho capito, non narcisista, nel senso manipolatore. Infatti comunque io l'ho lasciato. E invece per me lui, la seconda, era completamente diverso, perché non c'era questa cosa di gelosia, era più matura la relazione in generale, e non lo so, ho visto una cosa diversa. Ah, e la cosa che mi è piaciuta era l'onestà, perché lui poi mi ha detto tutte le sue, diciamo, le sue cose peggiori, come le definiva lui, della famiglia, tutti i disagi che ha avuto, il fatto anche che aveva avuto problemi con il negozio, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, poi il Covid l'abbiamo vissuto un po' a distanza, poi ci siamo rivisti e io ovviamente finivo anche di studiare, eh, ci vedevamo, comunque uscivamo insieme, era sempre tutto forte come all'inizio, però pensandoci adesso, già c'erano quelle cose che lui mi voleva cambiare, nel senso che però per lui era migliorare me stessa e quindi io ci soffrivo, ma allo stesso tempo lo vedevo come un miglioramento per me, perché volevo crescere, visto che lui comunque aveva più esperienza in tante altre cose, perché fa tanti lavori magari, non so, e mi era entrato dentro nel senso come legame, no? E quindi mi fidavo delle cose che lui pensava e diceva. Però avevo ancora comunque la me stessa, quindi comunque se non andavo se non mi trovavo su qualcosa, comunque la dicevo, comunicavamo sempre, che sia stato a distanza oppure no, quindi comunque a distanza era già, tra virgolette, nata la cosa, quindi sapevamo conviverci. L'unica cosa è che ovviamente da un lato era buono, dall'altro
o stavamo sempre insieme, quindi io andavo nella città sua e passavamo sempre il tempo insieme, oppure per giorni non ci vedevamo, quindi perché io stavo a casa mia. Che comunque andava bene, nel senso una relazione è giusto anche non vedersi. Però, diciamo, l'importante è se ci sei, ci sei. E così è sempre stato alla fine, andava tutto bene. Quindi lui, diciamo, inizialmente comunque ti ha corteggiato anche abbastanza intensamente, a quanto pare, cosa Certo, che a te ha colpito, quindi ti ha un po' anche così fatto un po' emozionare, probabilmente il fatto che lui così dimostrasse tante attenzioni. E per quanto tempo quindi lui ha fatto, ecco, questo, ti ha corteggiato così? per mesi e mesi, ma per tutto l'anno. E comunque anche se cioè, non c'era più il corteggiamento iniziale, c'era sempre l'apprezzamento anche nelle piccole cose. Sì. Quindi non è che tu dici, vabbè, sono i primi mesi e basta, poi è finita. No, c'era proprio, cioè comunque ci costruivamo e crescevamo insieme, anche se lui appunto viene perché lui è più grande, ha 35 anni, no? Adesso. Quindi all'epoca io avevo 24, lui 32. Però essendo molto giovanile, comunque lui molto sportivo, eccetera, non sembrava neanche, infatti è stato tutto molto così, appunto, perché si adatta, diciamo. Però a quanto pare il fatto che lui... allora, però, tra i suoi principi, diciamo che non c'era, questa cosa comunque di non formare una famiglia, no? Quindi non avere mai una famiglia, dei figli, eccetera, eccetera. Però, quando ne parlavamo, perché diciamo, per me non è che è per forza essenziale, non ho mai costretto a pensare a una cosa del genere. Alla fine, se due persone non so, vogliono stare insieme, a prescindere che abbiano figli oppure no, però se sentono che sono destinate, non lo so come dire, come se sentono che quella è la persona giusta, io penso che non c'è un obbligo, o comunque poi si vede come va la situazione. E niente, vabbè. Poi alla fine quando nascevano questi discorsi lui non è che si rifiutava, anzi comunque ne parlavamo, diciamo, e lui anche diceva, vabbè sì, magari poi un giorno non si sa, così colà. Però Era un po' come se mettesse le mani avanti, cioè tu la percepivi anche un po' così? sì, ma no, perché era sempre tutto contrariato, sempre, soprattutto nell'ultimo anno, cioè proprio lui è cambiato totalmente, cioè proprio non lo riconoscevo neanche più, perché è diventato tutto momentaneo, cioè tipo, ma neanche in due giorni diversi, proprio nella stessa giornata, dice una cosa, pensa un'altra, ne fa un'altra ancora. Cosa che prima non era, cioè prima era tutto perché lui era tutto a gesti, che le parole sono una cosa stupida, tutto l'importante è fare, cioè, e diceva che anche io ero così, in effetti io sono così, nel senso che se una cosa la dico, la faccio, se una cosa la devo fare, la faccio anche senza dirla, ma se devo dire una cosa per poi non farla, io non riesco a fare una cosa del genere, cioè se la dico la faccio. Quindi, invece lui a quanto pare si è rivelato che non è assolutamente così. Soprattutto in tutto quest'anno, tutte promesse che lui ha fatto di possibili viaggi da fare, ma proprio anche le cose più piccole, mai realizzate, cioè era tutto nel vento. Perché lui ha capito che la cosa si stava rompendo pian piano, perché ha capito che vuole stare da solo, e ci ha provato anche lui magari a risanare, ma non ce la fa. E quindi diceva tutte queste cose per far stare bene me, forse, ma neanche, per convincersi di qualcosa, e poi alla fine svaniva tutto sempre. E vabbè, comunque nell'ultimo anno tutto è peggiorato da quando io poi me ne sono andata a Berlino, eh, perché poi anche quando sono tornata lui è diventato completamente freddo. Nel senso che io poi, vabbè, era tutto molto diverso per me perché sono stata presa e buttata lì, al freddo, stressante, tutto un ambiente completamente nuovo, lui non ha capito niente, insomma, all'inizio era freddo e non c'era neanche più proprio comunicazione. E pian piano è andata sempre peggio, cioè proprio lui ha costruito i muri e basta. Si scocciava proprio anche non voleva neanche parlarmi, ma proprio in generale, anche quando c'ero di persona. Io questa cosa l'ho sentita a pelle, l'ho sentita proprio a prescindere. E pian piano, invece, poi ha cominciato anche a disprezzarmi, già dall'estate. O comunque non mi considerava proprio. Ah,
premettendo tutto questo, che io ovviamente quando poi mi sono laureata nel 2020, che poi ho scoperto di nuovo il Covid in tutto l'inverno, no? La seconda, diciamo, ondata, mi sono praticamente trasferita da lui e lavoravo al negozio con lui, quindi sono diventata, cioè io sono proprio entrata nel suo mondo ed era diventato il mio mondo, perché appunto, alla fine vivevamo, perché anche se lui viveva ancora con la famiglia, perché comunque la famiglia, vabbè, diciamo che sono quelle famiglie fredde che non lo so, come se non c'è stato mai un vero, diciamo, ambiente di famiglia, no? Le cose si fanno perché si devono fare. E quindi già, vabbè, quello era così, però lui era diverso, sembrava diverso. E quindi io sono completamente entrata in quel mondo, lavoravo con lui al negozio, andavamo a ballare, facevamo, poi però a volte tornavo anche a casa mia, però pian piano mi ero sempre tirata di più in quel mondo, che era diventato ormai mio, e anche a casa mia non lo vedevo più come casa mia, forse anche perché finalmente ero un po' più distaccata e quindi indipendente, e questo già lo volevo da prima, e quindi mi andava bene. E lui anche sembrava così. Poi comunque gli davo i suoi spazi, nel senso che non lo volevo soffocare, se lo lasciavo lavorare, però poi a lui allo stesso tempo era, no, però se tu sei qui non è la stessa cosa, nel senso io non mi posso concentrare come si deve, ma questo poi è uscito tutto dopo. Vabbè, da quando poi invece sono andata a Berlino, quindi lui non voleva neanche che tornavo, nel senso che mi diceva, tu devi fare la tua esperienza, devi stare fuori, quindi già si stava distaccando da tutto. E pian piano ho cominciato proprio anche, cioè, a non calcolare per niente, a uscire con persone cioè, che assolutamente non sono di valore, nel senso. Mi rispondeva male, o comunque ogni volta che tornavo non mi calcolava più di tanto, invece di venirmi a prendere magari, o io comunque non ho mai preteso niente, nel senso che non volevo che, anzi facevo sempre tutto da sola, se tornavo da Berlino andavo, venivo da sola anche senza dire niente a nessuno, e non c'era più niente, insomma, lui quando lo voleva, quando li girava, anche, cioè ero io che lo rincorrevo, insomma, tutto quest'anno. C'è una motivazione secondo te, Evelina, di questo cambio proprio così Perché molto lui è sostanziale? stato, no, io penso che lui è sempre stato così, infatti ha avuto già diverse relazioni così, che praticamente è tutto amore, come si dice, love bombing, no, all'inizio, e poi nel frattempo diventa anche gaslighting, praticamente, perché così è stato, e poi finiscono, e rompe lui. E praticamente, e la cosa più importante è che lui, perché lo fa con gli altri, lo fa con tutti, è molto a convenienza nelle relazioni, perché secondo lui tutto è una perdita di tempo, quindi tutto quello che lui fa si deve impegnare nel lavorare, nel non sprecare tempo, e tutto il resto è una perdita di tempo. Quindi, e lo faceva con tutti, però come no? E invece poi alla fine l'ha fatto anche con me, perché si è scocciato, si è stancato, si è annoiato, infatti l'ha anche detto, ha detto che lui ha bisogno di se stesso, ha bisogno di stare da solo. Un'altra cosa importante, essendo lui maestro di ballo, ecco perché poi diciamo che rientra il narcisismo, rientra proprio tutto quanto, e deriva anche dalla sua famiglia ovviamente, perché lui non veniva, lui essendo il primo figlio, loro sono 4, gli altri figli sono sempre stati un po' più, diciamo, trattati più come figli, lui invece essendo il primo, non lo so, non è mai stato così, ma anche lui si è voluto sempre escludere, o comunque cercava la famiglia negli amici, insomma. Però è sempre stato molto tutto sballato. All'inizio della relazione ovviamente questo non si vedeva perché sembrava molto stabile, molto controllato, molto tutto, e invece appunto no. E io penso che questo fatto che lui è stato sempre, si è escluso, in realtà è proprio il suo modo anche, perché lui ha questa cosa che si mette in mostra, nel senso vuole stare al centro dell'attenzione, anche quando si fanno feste, lui è il festaiolo, lui è quello che sta sempre al centro perché sa cantare, sa fare tutto, insomma, no? Però all'inizio, diciamo, magari ti risaltava anche, e pian piano invece è diventato sempre peggio, anche magari mettendomi proprio, cioè, così. Infatti anche quest'estate c'è stato uno dei tanti episodi che lui, essendo maestro, infatti, però tutto quest'anno è successo, ecco perché io non mi spiego come sia successo così, che essendo maestro lui voleva far vedere agli altri, quindi diciamo tutto si è
poi puntato, tutto puntato all'apparenza. Voleva far vedere agli altri che lui era bravo e assolutamente io non dovevo sbagliare nulla. E quindi è capitato tipo che abbiamo ballato davanti a tutti, io anche mi sono divertita perché alla fine io, diciamo, non è che me ne vanto, eccetera, ballo da 10 anni, quindi non sono principiante sicuramente, però mi diverto quando ballo, non mi interessa far vedere, nel senso, invece lui sì. E quindi è successo che abbiamo ballato molto bene. E poi è venuto un ragazzino, diciamo, di quelli che presentavano, e ha fatto i complimenti, ha detto Madonna, siete proprio bravi. E poi mi ha guardato e ha detto veramente sei proprio brava, così, colà. E lui mi guarda e fa, eh sì, grazie a me, che lei è così. E il ragazzino è rimasto sconvolto. Io così, ho detto, sì, grazie a te, però pure io, se permetti, cioè non è che sono da buttare, nel senso, però il modo proprio che è proprio da uno che Sì. così, sì. Ti ha un po' anche svalutata in quel modo, insomma. Certo. Ma Cioè, magari non lo so, ecco, se poteva essere anche una battuta, però no, non era c'è una modo e battuta. modo. Assolutamente no. No, ma lui non sa proprio cosa sono i modi. Infatti io penso che, non penso, è così. Alla fine, perché me lo diceva che tu mi sei anche d'aiuto. Lui sfrutta semplicemente la situazione, quindi all'inizio magari è innamorato, tutto quello che vuoi, ti dà tutto, eccetera, e poi invece perché capisce da cosa ti può tirare fuori da te, di quello che gli serve per crescere o migliorare. Che poi alla fine lui non lo fa, perché appunto non lo fa. Perché se tu poi alla fine hai finito insomma, la relazione comportandoti così, tu non sei migliorato, anzi, sei tornato come prima. Io in realtà tutte queste cose le ho dette anche perché dopo che ho acquistato Lucidità, dopo un po' di giorni, e dato che lui ovviamente non affrontava per niente la situazione, gli ho mandato un bel messaggio vocale con tutte le cose che erano, cioè, lucide. Anzi, prima gli avevo mandato anche un messaggio che si deve assolutamente farsi vedere da una psicologa o un terapeuta, ma senza scherzi, cioè così, perché così? Perché lui poi non ha questa cosa di ovviamente farsi vedere da qualcuno, anzi figurati, lui studia sempre tutto dai video, da YouTube, come se tu puoi imparare, ma neanche di psicologia, neanche si applica di queste cose. Però sì, quindi diciamo questa è tutta la situazione. Quindi Sì. lui praticamente per un certo tempo, diciamo, era anche presente, ecco, diciamo così. Sì, sì. Com'è? Sempre, anche quando Sempre. che io praticamente ho fatto l'anno scorso a novembre, per entrare in questo lavoro, ho fatto il corso a Bergamo, 1 mese e mezzo. Ed è stato, cioè, sono stata molto bene, anche se siamo stati a distanza per 1 mese. Quando io poi sono tornata all'inizio di dicembre, è stato proprio, lui era proprio fantastico, nel senso che si vedeva che gli sono mancata e tutto. Quindi Però da quando, ecco, è iniziato appunto? Quando è che è iniziato questa un po' alla volta la da svalutazione, l'assenza? Sì, da quando sono andata a Berlino, Da allora. dopo 1 settimana più o meno, quindi proprio dopo Capodanno, perché poi sono tornata ed era già proprio distaccato, Ma proprio. questa è una causa secondo te, cioè è una causa scatenante oppure in realtà l'ha presa un po' come un pretesto anche per se stesso? Era felice per me, anche se ho detto non mi posso neanche più fidare perché soprattutto poi, vabbè, dopo è andato sempre a peggiorarsi, era tutto a momenti, cioè cambiava sempre pensiero veramente non lo so, anche più volte a giornata sulla stessa cosa. No, io penso semplicemente perché lui comunque allora lui ha questa mentalità, nel senso che vuole migliorarti, vuole farti crescere, lui si ritiene il maestro, diciamo, di vita, no? Infatti, secondo lui, questa cosa qui, diciamo, la relazione è stata un'esperienza. Lui ha imparato delle cose e io ho imparato delle altre. Ah, Cioè, a me viene da ridere perché, diciamo, è finto come un contratto, insomma, no? sì. Imbarazzante. E quindi lui, diciamo, voleva il mio miglioramento, quindi era contento per me che andavo lì, che facevo questa esperienza e anzi non gli piaceva il fatto che io tornassi, perché io poi tornavo anche per l'apparecchio che dovevo andare dal dentista e ogni volta, ogni 2 o 3 settimane tornavo. E lui comunque, a lui non, perché essendo solitario, essendo che ha tutti i suoi amici, ha le sue serate, ha le sue cose, tanto Eva c'era sempre nei momenti di difficoltà, adesso deve fare la sua esperienza ed è giusto così. E lui voleva stare da solo.
Quindi già cominciava a finire lì, però non era chiaro, perché lui comunque allo stesso tempo non mi voleva lasciare andare, però voleva che facevo questa esperienza, però poi è diventato sempre più freddo. E quindi più tornavo peggio era già proprio distaccato. All'inizio non ci ha provato neanche in realtà, cioè proprio l'inverno è passato tutto così, anche aprile, maggio. Poi a giugno un po' stava meglio, però già mi disprezzava anche, tipo appunto che io tornavo e stava in giro con gli amici, tipo, e non voleva, mi rispondeva male al telefono senza che avessi fatto niente. Cioè io non ho mai costretto, anzi, e sono rimasta per questo scioccata, perché prima c'era comunicazione, c'era tutto, e poi a un certo punto tutti i muri di tutto, e semplicemente, perché io poi anche nel ballo un po' ne ho risentito, nel senso che non ero più sciolta come prima, forse per il fatto che ero andata lì, o comunque anche perché mi sentivo criticata e giudicata, perché lui poi è molto così che critica, giudica e fa, però l'ha fatto sempre con gli altri, con me no. E invece poi l'ha cominciato a fare con me, perché cioè, se tu ami una persona, non credo che le devi rovinare la serata o buttarla giù perché magari non fa le cose come vuoi tu. Certo. Quindi, sì. Quindi lui tra l'altro la chiamava esperienza in maniera riqualificante, perché Sì. insomma esperienza, cioè non la chiamava amore la vostra relazione, non osava chiamarla, definirla tale. Ma prima sì, cioè prima era davvero una cosa, ho detto assurda, che io non ho mai, non pensavo mai fosse reale, cioè anche più dei film, più di qualsiasi altra cosa, c'era proprio quel legame forte perché poi noi ci siamo legati, anche lui abita vicino al mare, e quindi era il nostro posto, era tutto come doveva essere, anche più che altro come è nata la cosa, c'erano un sacco di coincidenze strane che si sono incrociate tutto in quel momento, come se veramente l'universo è l'energia, poi lui è molto che crede in questa cosa dell'energia, della meditazione, e quindi è quello che mi ha legato fortemente, perché non ho mai magari, diciamo, incontrato qualcuno che si interessasse a queste cose, che comunque siamo noi alla fine, perché noi siamo energia, diciamo, anch'io studio un po' queste cose qui. E lui mi ha aperto questo mondo nuovo e quindi mi sono fidata anche per questo, perché eh, cioè, c'è stato tutto un legame proprio da dentro, Ma tu dall'inizio. ti sentivi amata, Evelina? Sì, certo. Mm. Sì, ma per tutti e due gli anni sì, per 2 anni sì. E magari a volte però è capitato, e infatti questa è un'altra cosa questa cosa che ha cominciato a fare un po' prima che cominciassi il corso, del silenzio punitivo, no? Mm. Eh, che tipo siamo usciti una sera e vabbè, è vero che diciamo io ho sbagliato in quella situazione, però era una cosa stupida, nel senso di, che ne so, eravamo andati a cena e io avevo detto di offrire, però poi alla fine è uscita la cosa che dovevamo fare a metà. Vabbè, era una questione più che altro di coerenza che a lui ha dato fastidio. E là, vabbè, avevo un po' litigato, però poi che da lì non mi parli per giorni, cioè per una cosa, perché io devo imparare, cioè, diciamo che non è Certo. quella la soluzione. E quella infatti fu la prima volta, ma ho detto dopo quasi 2 anni, cioè prima non è mai successo, prima affrontavamo tutto, comunicazione, che sia permessa, anzi, vabbè, all'inizio c'era questa cosa che lui aveva, infatti, aveva sempre questa cosa di se si litigava ed eravamo lui nella sua città, io nella mia, era per messaggi scritti che io odiavo e glielo dicevo da subito, dicevo senti, scrivere non esiste, cioè o si parla al telefono oppure di persona, perché a me non va bene così. E vabbè, l'ha fatto, poi l'ha capito di regola, però tipo il giorno dopo, ma l'aveva capito, si è pentito, ha chiesto scusa, amore qua, amore là, e va bene. E poi però è capitato, vabbè, un'altra volta. Quindi noi comunque non litigavamo mai, nel senso eravamo molto chiari nelle cose, ci parlavamo in faccia, ci dicevamo le cose come stavano. Quelle poche volte che succedeva qualcosa, comunque la chiarivamo di persona. E quando succedeva per messaggi, raramente, perché appunto io non accettavo una cosa del genere, comunque li facevo capire. Ma veramente è successo forse 2 volte in 2 anni. E ecco perché alla fine ci credevo, non è che accettavo tutto, come nella prima relazione, che là però soffrivo un sacco per vabbè.
era normale, ero piccola pure. Ero entrata comunque con un'altra testa nella relazione, più matura, più tutto, poi lui è più grande, vabbè anche quell'altro era più grande, però era immaturo, diciamo, sotto altri punti di vista. Però, per esempio, non facendo un paragone, però quell'altro, la prima relazione in 7 anni non mi ha fatto mai sentire sola come l'ha fatto lui praticamente in 1 anno. Cioè, perché mi ha proprio poi abbandonato. Io alla fine a Berlino ero completamente da sola. E non Quindi lui ha perché... iniziato a cambiare, diciamo, nell'ultimo anno, più o Sì, meno. sì, Mm. ma non era in realtà un cambio, era in realtà un tornare a essere se stesso. Ad essere Perché quindi un po' per le sue, per conto suo, così introverso, sì, io ma poi mi adattavo molto alla sua situazione, perché quando tornavo ovviamente lui lavorava, faceva cose, io mi adattavo a tutto, perché anche io mi metto a fare qualsiasi cosa. Però pian piano, diciamo, più dai, ovviamente più davo, più la cosa non veniva apprezzata e anzi gli davo proprio fastidio, cioè la mia presenza dava fastidio a prescindere. Qualsiasi cosa che facevo, non facevo, era un fastidio, mi sentivo, cioè mi faceva sentire proprio lui così. Nel senso, non è cioè che... come un intralcio in pratica. Sì, sì. Cioè un E po' mi... come se lui mettesse in primo piano a quel punto il suo lavoro, i suoi interessi, il ballo. Sì, ma anche il tempo. Io ero un impiego di tempo, cioè, sì, assolutamente. E tra l'altro a quanto pare non c'era un'altra donna, quindi. No, no, assolutamente no, assolutamente no. Infatti, ma neanche adesso quando l'ho fatto per messaggi, non è una questione di donna, no, perché tanto lui ha tanti amici, amiche, poi comunque essendo maestro neanche si permette di fare una cosa così, proprio per la sua reputazione. E ecco perché. Semplicemente che lui così è svanito tutto, però intanto le situazioni le ha sfruttate bene, perché comunque anche a settembre l'ho fatto perché volevo che venisse a Berlino, gli ho pagato anche io il viaggio perché ci tenevo, ho organizzato io perché se fosse stato per lui, ciaone proprio, non si sa come si sarebbe organizzato. E, e tante altre cose dette ovviamente da lui, mai fatte, ma dette che, cioè, era come tornare all'inizio, quindi io ci credevo, ho detto, sta dicendo un qualcosa, quindi visto che quello era uno dei suoi principi, che uno se dice fa, o comunque uno l'importante è che fa senza dire, ci credo, invece no. E niente, sono rimasta, io praticamente tutto il mio anno, quest'anno, è stato sperare nella sua presenza, nei suoi messaggi, e rincorrere la cosa, però pian piano quando io, diciamo, un po', non che mi allontanavo, però pensavo di più a me stessa, che poi era quello che lui voleva, perché diceva tu devi pensare a te stessa, devi dimenticare il passato, devi andare avanti, cioè già non... però questo era molto a tratti, quindi non è che tu dici vabbè, si comportava sempre malissimo con me e poi alla fine io mi sono stancata, no! Si comportava male, poi si comportava bene, poi si comportava malissimo, poi benissimo, era tutto molto così. E quindi ovviamente stando anche a distanza è un po' più difficile e lui, essendo che lavora sempre col telefono, gli dava fastidio, e io lo sapevo, ovviamente lo capisco, gli dava fastidio proprio il fatto di stare al telefono e quindi non volevo neanche disturbare, cioè sono stata che non volevo disturbare e quindi alla fine sono entrata in questo circolo che io sono un impiego di tempo, a prescindere. Quindi Uno sì, spreco di tempo. praticamente. Sì. Sì, quindi è piuttosto demoralizzante, insomma. Sì, e meno male che io comunque sono molto alla fine positiva, molto perché io cioè, lo penso sempre, se ci fosse stata una persona un po' più, non lo so, più fragile magari, o comunque, perché io alla fine, come posso dire, sono stata manipolata, ma anche no. Diciamo, era a tratti perché comunque avevo la mia identità, ma un po' la perdevo, un po' l'ho persa, un po' la recuperavo. Ecco perché ho detto la distanza, per fortuna c'era, e meno male che c'era, perché sennò sarebbe andato peggio forse. Eh sì, certo. Sì, davo più spazio e quindi dicevo, quando mi allontanavo io, lui si avvicinava un po' di più. Ma me lo diceva anche, cioè me lo diceva, vedi che tu più mi stai vicino, più io mi allontano. Però scusami, io sto a distanza, cioè, e anche non è facile alla fine per tutte e due, che poi me lo diceva anche lui all'inizio. Non è facile, quindi è ovvio che magari io ti scrivo un po' di più, ma poi comunque tu vai sempre alle serate, vai di qua, di là, io sto buttata a Berlino dove la mia passione, e la posso fare molto più raramente che quando sto giù,
E infatti quando capitava andavo da sola di notte, prendevo i mezzi, andavo alle serate per la musica semplicemente, e poi tornavo a casa, mi facevo 1 ora e mezza di mezzi, facevo la serata e tornavo, semplicemente per ballare un po', per sentire la musica. E, quindi è ovvio che io ti scrivo un po' di più magari, però, vabbè, però pian piano questa cosa è andata sempre più a peggiorare, non è stata apprezzata, anzi al contrario. E appunto in estate però ha capito, c'era un momento che stava un po' più solo, magari diciamo che si faceva più sentire magari quando lui stava giù, lui, o quando gli succedeva qualcosa, o quando stava male. Poi, e a volte anche quando andava alle serate, ma a volte era tutto molto a volte. Quindi, capito, almeno, cioè, se uno non ha neanche coerenza, quindi è tutto molto così, tutto molto momentaneo, molto che è inutile progettare le cose, però intanto all'inizio erano tutti progetti, che io non voglio fare la famiglia, non voglio fare niente, però intanto allo stesso tempo era tutto molto forte, l'hai fatto credere per tanto tempo e poi niente, cioè semplicemente vabbè, pensavo a se stesso e basta. Infatti stavo pensando, potrebbe essere anche una forma estrema di egocentrismo, Mhm. questa, Sì, o necessariamente tu ci metti il narcisismo? Cioè lui, secondo te, no, può sì. anche essere in grado di amare in qualche modo? Lui, è in- lui ha fatto credere proprio questo, che lui è in grado di amare, ma invece non ce la fa, cioè ce la fa per un periodo limitato, nel senso, ma Mm. in realtà non è neanche amore quello, è semplicemente che lui ecco, idealizza l'amore, idealizza la persona perché magari vuole che sia perfettamente come lui, che poi veramente noi, cioè, eravamo, non lo so, molto simili a tanti punti di vista, però appunto dal punto di vista magari dell'anima, perché lui non è cattivo, anche lui è generoso, è buono, aiuta gli altri, però non ha questa cosa che, non lo so, mm, è molto a situazione, dipende dalle situazioni, quindi sì, è più egocentrismo e anche perché non è il classico che magari si fa le foto e le mette su Instagram per farsi vedere, anzi lui si dice, cioè non gli piace neanche farsi le foto, nel senso che è anche questo alla fine, non che mi piaceva, però che lui ha insicurezza, comunque questo è chiaro, e la sfogava su di me, tutto quest'anno si è visto, però si vedeva brutto nelle foto, anche perché ha un naso un po' più grande e quindi in effetti narcisismo in senso lato, più egocentrismo in effetti. Eh, però non lo so, anche il fatto di non me lo sarei proprio aspettato, cioè anche il fatto di proprio di buttare giù l'altra persona, proprio da lui, veramente una delusione totale. E anche in quella forma così, insomma, molto fredda, senza proprio come volere assolutamente, cioè quello che gli premeva sembrava proprio di chiudere, punto e basta, senza neanche un confronto, oppure, cioè senza motivazioni effettivamente, perché se ci fossero state delle motivazioni, questo lo avrebbe magari anche invogliato a un confronto, Ah, no, semplicemente effettivamente. l'altra cosa che lui ha detto è che tu sei perfetta, però il problema sono io. Mm, Classico. Che cosa significa? Cioè, io infatti io non sono perfetta, non è un problema di essere perfetti o no, cioè ti faceva sentire sempre sbagliata in tutto alla fine. Io infatti mi sforzavo proprio, cioè io non ero più me da una parte perché mi sforzavo ad essere quello che poi lui voleva alla fine, ma non andava comunque bene. Non andava mai bene, niente alla fine, ma di qualsiasi cosa, che siano vestiti, che siano poi anche allenamento, per esempio, che lui è uno che si allena molto, e diciamo, grazie a lui questa cosa l'ho inserita anch'io nella mia vita, perché vabbè, io sono sempre stata molto che si muove, balla, eccetera, però l'allenamento comunque ho capito che fa molto bene, ti fa stare tanto bene, quindi l'ho inserito anche io, però comunque non andava più bene, nel senso che perché i risultati non c'erano, cioè era come diventato un maestro praticamente e i risultati non erano quelli che è, e quindi è come se scendevo sempre più giù. Cioè, nonostante io comunque ho un fisico normale, sono magra, dovrei essere magari qualche chiletto in più, però ti svalutava appunto poi da qualsiasi punto di vista.
svalutativo Sì. in maniera particolare. Sì, ma poi anche un'altra cosa che non ha senso, che io sono rimasta, cioè non avevo neanche più, non ci sono veramente parole. Una cosa giusto per fare male, per offendere, che senza motivo, senza così, che stavamo di persona in stanza, che si gira all'improvviso e mi dice: tu non sei neanche la ragazza più bella che ho avuto. Cioè, e tu cioè, cosa mi devi dire? Lo devi mandare solo da una parte. Però Mm. io in quel Ma momento, per quale motivo lui si è avuto questa uscita? senza motivo, era Senza motivo. semplicemente al telefono così, perché poi la situazione ormai tutto l'ultimo anno era che, perché noi poi abbiamo, lui ha 2 letti singoli, ovviamente diciamo ha sempre preferito stare da solo nel suo letto singolo, però questo negli altri 2 anni no. Nel senso che a volte lo faceva che voleva rimanere tipo nel suo spazio, giustamente, ci mancherebbe, però in tutto quest'anno sempre da solo e era sempre al telefono a giocare. Così io stavo là, che tornavo da Berlino, non ci vedevamo da 2 settimane, sempre al telefono a giocare. Quindi, cioè, Quindi lui ha avuto delle Miss Italia, insomma, giusto anche per dire che visto che non ti si vede, sei una ragazza carina, più che carina, quindi evidentemente lui ha avuto qualche Miss Italia o chissà, no, adesso non, lo so, lo dico così spero che scherzosamente perché comunque poi non è neanche detto che una Miss Italia sia migliore, no? Ma così. Anzi, no, anzi all'inizio mi diceva che io potevo essere, perché tipo c'era, ma questo ovviamente all'inizio, perché all'inizio si sa com'è, lì, come si chiama, Madre Natura lì di Paolo Bonolis, che lui era a casa sua, io a casa mia, e tipo stava vedendo il programma e mi scrisse, no, dovevano mettere a te come Madre Natura, per dire, no? Quindi, cioè, Esatto. lui lo sapeva in realtà, è che è impazzito totalmente, cioè è impazzito, non è impazzito, è semplicemente che è tornato a essere quello che realmente è. E, sì, anche questa cosa appunto che mi ha detto di che non sei neanche la più bella, non aveva senso, era senza senso, io l'ho guardato e mi sono dispiaciuta per lui in quel momento, non per me, perché tanto io, cioè, sono sicura di quello che sono, non dico che sono la più bella ragazza del mondo, però voglio dire, Certo, assolutamente. eh, e poi non ha neanche senso, non ha proprio senso. E poi mi diceva Tra anche, l'altro, da come tu lo descrivi, non è nemmeno lui, insomma, magari il ragazzo più bello del mondo, ecco, magari c'è qualcuno anche di più per me carino. era affascinante perché alla fine è affascino, nel senso è ballerino, sa ballare, sa fare Però tante voglio cose, dire, forse non è più intelligente. bello comunque di te, magari al limite è Lui come neanche te. si crede così, però diciamo lui si vanta del suo fascino, credo che sia quello più che altro. Che poi appunto era uno che non usciva mai, uno così, invece poi da quando sono andato a Berlino tutte le sere, e soprattutto cioè, ultimamente, sempre, tutte le sere, sempre. Ma ecco, come mai secondo te usciva tutte le sere? E beh, le serate, alla fine, diciamo, il suo... Per il suo lavoro, per appunto il Sì, fatto sì, che ballava, che no, balla? no, è per ballare, per il suo lavoro, quindi perché appunto lui è Sì, maestro, per farsi conoscere il più possibile. sì. Però ha capito, secondo me, cioè si è dimenticato, si è proprio, perché lui poi ha memoria corta nelle cose, a quanto pare, proprio anche memoria visiva non ce l'ha, non lo so, di apprendere, cioè lui è molto intelligente, nel senso che tu se ne metti a fare cose di logica, cose ma che ne so, anche matematica o giochi strategici, lui è sempre, ecco, lui è sempre, deve essere sempre il primo, e lo è, e ce la fa a essere sempre il primo, in qualsiasi cosa, quindi ecco, da qua è più, diciamo, magari l'egocentrismo e il fatto di essere sempre il primo, che anch'io ce l'ho un po' questa cosa, però, cioè nel senso di essere migliore nelle cose che faccio, comunque in quello in cui mi applico, cioè molte cose, nel senso anch'io sono molto, e forse anche questo ci accomunava, ma non in quel modo. Cioè nel senso che tipo lui arriva primo, vince questa cosa e non è che non ti svaluta, però te lo fa sentire, cioè che è ancora peggio. Sì. Sì. Oppure se perde, che comunque capitava pochissimo, non lo realizza, cioè è come se non è possibile. Oppure Sì. tipo se ne riparliamo dopo un po', questa cosa è impossibile. Perché è capitato così che ero battuto nel gioco, perché si faceva anche giocare insieme al computer, alla PlayStation, queste cose qui. Ecco perché, cioè, proprio il nostro tempo potevamo riempirlo con qualsiasi cosa, e non riusciva ad accettare. Comunque non se ne parlava. Sì. E quindi sì. Ehm, Quindi diciamo che
Si potrebbe dire che il suo periodo di love bombing sia stato particolarmente lungo, insomma, Sì, perché poi è seguito comunque un po' da manuale quasi, un mhm, periodo così, quello che io chiamo un periodo di passaggio, di sospensione, in cui magari non era chiaro cosa stesse mhm, succedendo e poi comunque le svalutazioni sempre più pesanti, certo, sì, fino a che lui ti ha anche scartato in quel modo così praticamente. repentino e freddo e anche inesorabile, insomma, perché Sì, e poi il destino ha anche voluto che io poi sono tornata dopo qualche giorno giù, perché da Roma ovviamente a Bari, e volevo andare a questa serata. E guarda, lui non ci doveva essere, in realtà io ero convinta che lui non ci fosse, perché come al solito lui criticava, magari criticava una serata, però poi lo trovavi là, vabbè. E insomma, e l'ho trovato là. Quando sono entrata, che ero con le altre ragazze, l'ho trovato lì e lui stava seduto con un'altra ragazza che conosco da anni, infatti, vabbè, stavano parlando a quanto pare, meno male che sei solitario, vabbè. E niente, insomma, si è girato, è rimasto abbastanza scioccato lui più di me e ha fatto una faccia tipo, e io, "Mm", e niente, sono passata avanti, che dovevo fare? Cioè, imbarazzante comunque. E poi niente, poi e l'ho incontrato poi per caso, ci siamo scontrati e mi guarda e mi fa tutto a posto. Cioè, io non ho parole. Io, sì, bene, e tu? E lui molto bene, perché lui sta bene, nel senso che comunque si allena, sta bene con se stesso, l'importante è stare bene con se stessi. Va bene. E abbiamo cominciato un pochino a parlare e diceva: "Sì, io sto bene e ora sto anche organizzando i viaggi con i miei amici." Cioè, ma non ti vergogni? Porca miseria, cioè l'hai sempre detto, promesse su promesse su promesse e poi adesso me lo dici così, come se io ti ho mai impedito di fare i viaggi cioè davvero non aveva senso quello che stava dicendo. Infatti quando me l'ha detto, io ho detto: "Anche io mi sto organizzando i viaggi." Che ti devo dire? Infatti da lì a poco, subito dopo 2, 3 giorni, è andato a farsi una vacanza, che poi, proprio piccola parentesi, questo posto era un posto dove lui era già stato pure con una sua ex. Vabbè, con un suo amico, quindi non ha proprio senso. Se tu vuoi andare che tu sei uno che vuole viaggiare e visitare posti nuovi, vai in un posto nuovo, no? Infatti poi sì. gliel'ho detto anche che lui ha pure questo sogno di andare in Giappone, che era diventato anche un po' il mio, però ovviamente voleva sempre andare da solo là. Questo già da tutto quest'anno, già dall'inizio. All'inizio era con me, poi io sono sparita dai sogni, vabbè. E insomma, niente, quindi ha detto questa cosa dei viaggi e poi il bello che non ho mai rinfacciato neanche il fatto che l'avessi aiutato al negozio, cioè io c'ero veramente sempre. E quindi ero così, senza parole, che ti devo dire? E niente, e lui se ne voleva già andare, che non aveva già tempo neanche per parlare con me. Ha detto, vabbè, e quindi goditi la tua serata, non ci pensare, capito? Nel senso, goditi la serata. Cioè, e io dicevo, ma non avevo le parole perché non sapevo Sì. neanche cosa dire. Infatti poi il giorno dopo che stavo tornando a Roma gli ho mandato un bel messaggio vocale dove gli spiegavo tutto e là ho raggruppato praticamente la maggior parte delle cose, anche praticamente le stesse cose che sto dicendo a te più o meno, perché non mi interessa, io sono sempre stata onesta, ti dico le cose come stanno, ne vuoi citare? Bene, se no no. Perché poi mi diceva anche che non credeva più in me, ma anche proprio, quindi feriva proprio la me stessa, che non credeva più in me nel mio cambiamento, nella mia evoluzione. Ehm, Comunque mi faceva capire che non ero forte, perché tipo è capitato che ho detto una volta di recente che comunque io mi sento forte, no? Nel senso, e lui faceva, insomma, pure, cioè, Ma quindi quale doveva essere questa evoluzione dal suo punto di vista, secondo i suoi parametri? Ehm, di cambiare anche lavoro, perché comunque io, proprio anche come lo dicevo io, questo lavoro in effetti allora questa è un'altra cosa, nel senso che comunque questo lavoro io lo faccio per esperienza, ecco perché il mio piano era di farlo per 1 anno, quindi fino ad adesso, praticamente a questo dicembre, e poi cambiare o comunque vedere un po'. Questo era comunque il mio piano già, e lui, diciamo che la vivevo io, vabbè, ovviamente anche per questa situazione non la vivevo benissimo a Berlino, però mi cercavo
alla fine mi creavo il mio mondo, nel senso andavo a esplorare anche Berlino, stavo bene, cercavo di stare bene con me stessa, eccetera, eccetera. E i suoi parametri erano che appunto io dovevo evolvermi nel senso di stare bene con me stessa, perché lui diceva che io non stavo bene con me stessa. Ok, ma a parte che cioè, adesso stiamo vivendo due cose completamente diverse, quindi tu non ti puoi basare. Perché, perdonami se ti interrompo, Dimmi. cioè lui diceva che non vivevi bene con te stessa, ma perché lo dicevi tu o perché No, lo diceva lui. intuiva Lo lui? diceva lui e comunque era lui che non mi faceva stare bene alla fine. Il lavoro io lo vedevo come un'esperienza, però se non fossi stato in questa situazione l'avrei vissuta meglio. E quindi diciamo, anche per il fatto magari dell'allenamento, perché lui diceva non vedeva i risultati quando tornavano, nel senso che non ero come ero nei suoi parametri, in questo senso, anche fisicamente. Però Nonostante, cioè io non dico che sono perfetta, davvero, però ho un bel fisico, cioè nel senso, ho sì, beh, sei una 52 kg. ballerina, tra l'altro hai ricevuto anche dei complimenti, magari chissà quanti, quindi insomma. Anzi, prima di conoscere, cioè quando l'ho conosciuto ero più piatta, anche diciamo sedere proprio quasi zero, quindi tu ti sei innamorato e glielo dissi anche, ho detto scusami, cioè tu ti sei innamorato di com'ero, che infatti poi lui mi faceva i complimenti quando poi magari stavo meglio, perché comunque durante il Covid io mi allenavo perché non c'era niente da fare, tutti rinchiusi in casa, che facciamo? E mi alleno. E infatti stavo bene come stessa, stavo bene fisicamente e tutto, e lui apprezzava, eccetera, eccetera. E poi non lo so, in cos'altro mi devo, cioè, in cosa mi devo trasformare, non lo so. Certo. Cioè, io comunque poi sono veramente, sono una che anche io sono molto, mi applico a tante cose, di tantissimi argomenti, mi interessa e quindi semplicemente lui è diventato un po' più che si annoiava e quindi ogni cosa che io dicevo e facevo comunque non andava bene. E ovviamente io, stando anche a Berlino, mi chiudevo un po' in me stessa, no? Nel senso che mi tenevo per me le cose. Ovviamente anche per me non c'è mai stato nessun altro oltre a lui, cioè per me c'era solo lui. E, e quindi secondo me le ha dato anche un pochino fastidio che magari non, a volte voleva che gli dicevo più cose, ma comunque era sempre tutto momentaneo, cioè io dovevo capire ogni istante come fosse lui, cioè dovevo vivere praticamente e già un po' che un po' lo facevo, nel senso che io lo capivo anche quando lui non capiva neanche se stesso, per dire. Cioè, meno male che tu sei uno che si incentra sull'energia, sulla meditazione, non hai capito niente, cioè non ha capito proprio niente, soprattutto quest'anno proprio zero. Ecco perché io ci speravo, perché dicevo, cavolo, capiva sempre tutto, proprio con l'anima, come ci capivamo anche senza parlare, solo guardandoci, capito? E poi tutto così, all'improvviso. Davvero non. Però lui appunto, lui si stava già abituando a stare da solo, perché era già il suo piano dall'inizio dell'anno, secondo me. Solo che ci stava un po' provando a capire se si poteva continuare o no. E poi comunque gli conveniva che c'ero, perché poi a settembre ha anche presi le ferie per venirlo ad aiutare al negozio, tipo 10 giorni. E l'ho fatto con piacere perché io proprio amavo stare nel negozio, cioè mi piaceva un sacco. E quindi lavoravo sempre, ma ero contenta, ero felice, lo facevo capire come sempre. E poi ho avuto pure il resto perché mi ha detto, vabbè, ma io in realtà non volevo che tu venissi. Cioè, grazie. Non lo so. Tutto Un po' pesante, insomma, la situazione, piuttosto abbastanza. svilente proprio. Mm-mm. Ma ecco, a lui piace stare solo, solo però con qualche avventura, magari così ogni tanto, giusto Fatto per. sì, qualche cosina così, ma si annoia, ho detto lui è così, si annoia di tutto. Infatti è già tantissimo, cioè per lui, anche proprio come sono stata io, è stato tantissimo 3 anni, perché comunque le altre, una ha durato un anno, l'altra 1 anno e mezzo, massimo 2 anni. Eh, quindi lui pensava che con me riusciva a durare, diciamo, che fossi l'amore della sua vita. Poi però nella sua, cioè entrando in lui ha idealizzato la me, quindi io non vado bene per lui, cioè nel senso che sono inferiore. Una grande idealizzazione a cui poi non poteva che seguire un'altrettanta svalutazione, insomma. Esatto, e quindi sono inferiore a prescindere.
perché sì, sì. superiore a tutti, ma ha sempre svalutato tutti così. Infatti io quello che gli cercavo di fare capire che comunque non era così, nel senso, ok, tu puoi avere tutti i talenti che vuoi, perché lui fa veramente, tu hai detto, sa cantare, sa ballare, sa fare le capriole, break dance, tutto quello che vuoi, sei intelligente, però, cioè, poi dentro che cosa sei? Non lo so. Non hai una stabilità, non ce la fai. Quindi lui mette quasi tutto, diciamo, in quello, nella sua realizzazione personale, nel Esatto, suo lavoro, nella sua professione e nella sua passione, che è la danza, in pratica. sì, sì. Quindi ha queste ma l'ho detto anche a lui, ho detto, tu quindi hai queste relazioni così, diciamo, che momentaneo, giusto per riempire magari il tempo, perché ti innamori in quel momento, e poi niente. Ho detto, con me è durata pure tanto, a quanto pare. Il problema è che appunto ti fa derivare, veramente ti fa, perché non è che tu dici, vabbè, è finita, è stato comunque brutto, ma pure che per messaggi, va bene, bruttissimo tutto quello che vuoi, ma lui è proprio, capito quello che fa? Cioè, forse non lo fa neanche apposta, è proprio lui che è così, ti entra dentro e vuole cambiarti, vuole manipolarti e ti convince che tu non sei abbastanza per te stessa, a parte per lui. Quindi è la cosa più brutta secondo me. E lui è evoluto invece, visto che lui è così attento all'evoluzione delle persone, di chi gli sta accanto, Mm. della loro crescita, lui è cresciuto, si è evoluto in qualche modo. Al momento Domanda sembra anche di no. retorica, se vogliamo, a questo punto, perché in effetti da come parli sembra che mm, E in sottostimi molte realtà cose, insomma, della sua vita. sì, ma lui, cioè, fa anche così, nel senso che tutto deve essere calcolato, contabilizzato, tutto deve essere regolato, perché secondo lui comunque a 35 anni ha perso troppo tempo, nel senso che non è riuscito ad arrivare al suo sogno comunque della produzione della musica o di fare quello che voleva lui, e quindi E quindi magari proietta anche sugli altri, in questo sì, caso in te, in me, quello sì. che effettivamente anche lui potrebbe fare o avrebbe Mhm. voluto fare di più. Sì, 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 e quindi lo fa pensando che sia bene e magari ci sta anche che tu vuoi migliorare la persona e l'ho detto anche a lui, tu una cosa è migliorare, consigliare, una cosa è criticare, e giudicare e pensare che una persona può cambiare dalla tua cosa negativa e che lui è sempre cresciuto in questa cosa, che dalla negatività tu cresci, cioè avendo la batosta, perché poi lui ha fatto anche karate, taekwondo, quindi ha preso sempre mazzate, insomma, non solo dalla mamma, perché comunque anche la mamma, a quanto pare, quando era più piccolo, che ne so, giocava fino a tardi o comunque gli sgridava e li picchiava con la mazza, non mi sembra ovviamente normale, però lui è stato abituato a questo, poverino, perché ecco perché a me dispiace anche. Meno male che io non sono una pazza, o comunque ne sto uscendo, sto capendo, cioè sono una che comunque analizza, capisce, ecco, anche perché ho fatto la videochiamata. Ovviamente non è normale, mi dispiace, e io l'ho cercato, diciamo, sono stata un po' tutto alla fine, a parte fidanzata, migliore amica, mamma, tutto. Solo che poi lui, non lo so, si è fatto superiore a tutto, io sono diventata come una mamma o anzi sorella, perché poi è stato detto anche questo, che io sono diventata una sorella. Quando dal punto di vista intimo andava tutto benissimo, però poi appunto, siccome ero dimagrita, poi pian piano, vabbè, cioè non è che tu mi aiuti così, non è che con i tuoi giudizi, critiche, negatività, Certo. però secondo lui sì, perché lui è stato cresciuto in quel modo, quindi anche tu devi imparare a essere così. I suoi genitori come sono? E come sono stati con lui? No, vabbè, la mamma in- è una persona comunque che è stata egoista, è lei che ha creato i problemi alla famiglia da un punto di vista economico, infatti li ha buttati giù e lui ha dovuto salvare il negozio alla fine. Infatti ha fatto un grande lavoro, comunque devo dire, ecco perché è sempre lì a studiare nuovi modi per fare soldi, o comunque per alzare il negozio, però il negozio si è alzato benissimo, infatti lui ha assunto anche una ragazzina super brava che lavora lì adesso, quindi lui ha anche più tempo per se stesso perché prima stava sempre lui soltanto al negozio e ovviamente anche io poi quando sono entrata, no? E quando andavo a fare spettacoli o cose del genere, c'ero io al negozio che
è durato praticamente per tutto l'anno, dal 2020 da fine 2020, da quando mi sono laureata, fino a metà anno dopo, che poi abbiamo preso la ragazzina a lavorare, e quindi comunque lui aveva anche più tempo per se stesso, e il negozio l'era alzato benissimo, tutto fantastico. E si è dimenticato tutto, però io non come se non c'era. Vabbè, a parte questo, la mamma quindi è la mamma che è stata che ha buttato tutto in rovina, il papà è è la classica famiglia che ha avuto i figli presto, perché la mamma aveva tipo 17 anni quando l'ha avuto, però molto fredda, lei è molto fredda, comunque egoista, che pensa solo a se stessa. Il papà invece è una persona buona, però che si sta zitto, quindi che va a lavorare, torna a casa, mangia e dorme. Diciamo, questa era la vita, insomma. Infatti poi si sono separati e questo è successo l'anno prima che conoscesse me, quindi comunque era una cosa fresca, ma alla fine come se sono stati sempre separati, perché litigavano sempre, nonostante avessero 4 figli e tutto. Cioè, non so, continuavano a fare i bambini forse pensando che migliorasse la situazione, ma no. E niente, il papà infatti comunque mi ha sempre trattato bene, alla fine anche se l'ho visto poco. La madre, no, nel senso, ero come una in più. Infatti io già mi sentivo così dall'inizio in realtà, come una in più. Però lui non mi faceva sentire così, anzi mi diceva dall'inizio, vedi che lei è così, quindi non ne fare un dramma, non è come magari la tua famiglia, però comunque avevamo il nostro mondo, che anche se era nella stessa casa, comunque non faceva parte di loro, insomma. Però intanto pranzavamo tutti insieme quando capitava, cioè quando capitava, praticamente sempre all'inizio. Solo che tutto quest'anno la mamma se n'è andata perché è andata a convivere con un altro, la sorella pure ha avuto la bambina e se n'è andata, l'altro fratello già non c'era, se n'è andato anche l'altro fratello e quindi lui è rimasto completamente da solo, che era quello che voleva, praticamente. E niente. Poi quest'anno è successo anche che lui aveva il suo animaletto che era Pappagallo, no? Che ce l'aveva da 4 anni, lui era come un bambino, insomma, era proprio, ed è morto praticamente in estate, che io poi sono tornata da Berlino proprio così, diretta, senza dire niente, né a lui né a nessuno, sono tornata perché dovevo tornare, cioè ho sentito proprio quello che dovevo fare perché lo sentivo. E lui diciamo che non è che non l'ha apprezzato, ma nel senso già la viveva da sola, già viveva tutto da solo, tutte le cose. E tra le altre cose, insomma, non dimostra neanche quella gratitudine di una persona che comunque gli è stata a fianco, l'ha aiutato anche nella sua professione. Esatto. Per cui, se non altro, anche per questo, insomma, un minimo così Sì. cioè, O comunque, no, vabbè, diceva grazie, però non era più quel grazie di prima, che comunque grazie, che ne so, grazie amore, grazie cuore. Era un grazie così, perché si doveva e basta. Era già distaccato. Però poi a Berlino sembrava che le cose stavano un po' meglio, solo che poi di nuovo. Poi e poi comunque la cosa anche che ho detto che mi faceva sempre stare in bilico era che comunque lui, quando poi ho saputo che venivo trasferita a Roma, era contento che era fine ottobre, tipo adesso, e mi aveva detto, ma che bello, che bello che sei più così sei più vicino a Roma. E io ogni volta rimanevo, sai, così, scioccata, dicevo, ma come? Cioè, e quindi è come se mi riaccendeva sempre questa cosa di speranza che io quindi rimanevo, sì. ripensavo a come era prima. Però allo stesso tempo poi mi diceva no, tu devi andare avanti, devi superare il passato. E, cioè, e quindi era sempre tutto così. Sì. E come ti immagini il suo futuro? E anche il tuo, comunque, soprattutto il tuo, ma diciamo intanto partiamo dal suo, come lo immagini? Se non cambia, non credo, sarà sempre così, nel senso che adesso magari starà qualche mese da solo, se avrà qualche avventura o qualcosa, però può essere anche di no, perché lui non è che se ne va con la prima che capita, però vabbè, avrà le sue necessità, nel senso, credo. E, e poi forse troverà di nuovo qualcun'altra, anche se lui, che poi infatti era già una cosa che lui mi diceva no, ma io, che poi non è normale, però vabbè, cioè che tu a tua ragazza dici
No, vabbè, ma io, cioè questa comunque è stata, perché questo anche di persona me lo diceva già, questa è stata comunque solo un'esperienza, mi da ridere adesso la nostra, perché però non mi metterei mai con una di Bari, ma al massimo con una che sta, sai, perché lui appunto è fissato con la Cina e il Giappone, al massimo con una di lì. E io, vabbè, cioè ormai, boh, non lo so, i discorsi erano così. E quindi ho detto, secondo me lui mi troverà, forse tra qualche mese troverà qualche altro, oppure no, oppure se ne andrà da qualche parte, ma non credo. Perché comunque adesso la situazione è un po' diversa, avendo la ragazzina al negozio, ma comunque lui non può andare via ancora. Quindi, perché sta bene lì, al suo mondo, dice tante cose, che lui vuole viaggiare. Infatti l'altra cosa è stata all'inizio della relazione che lui diceva, lui era proprio contento di avermi incontrata perché cioè, era anche dal punto di vista di profondità, nel senso che diceva che bello, tu hai la possibilità di andare via da qua e io ti seguo, cioè ti seguo ovunque, quindi comunque mi aveva dato anche questa cosa qua. E Tra le tante. sì, e anche, cioè si era anche, tipo una volta che siamo andati a mangiare da qualche parte e perché non è successo niente di particolare, però si è commosso, cioè nel senso che proprio, nel senso un pianto, non pianto, pianto, però si è commosso per quanto era fortunato nella circostanza, nel senso ad averci, nel senso ad avermi incontrato e tutto quanto. Cioè, proprio, vabbè, adesso ovviamente ok, all'inizio è così, però non lo Per so, la era così. sostanza c'è stata anche molta aridità, insomma, alla fine, cioè lui è proprio, no, dico, alla fine c'è stata anche molta aridità da parte sua, insomma, alla fine lui è centrato su se stesso, sui suoi interessi, ma oltre a questo però il fatto è che è così svalutativo, è anche particolarmente svalutativo, nonostante la tua presenza, la tua dedizione, nonostante tutto questo, lui ti ha proprio molto No, sottilmente magari, ma ti ha ripetutamente svilita e svalutata, sì, sì, sì. senza ragione, tra l'altro, Sì, sì, in non maniera c'era. così gratuita, ecco, diciamo Sì, pure. sì, così. Non neanche, ma neanche lo capiva dopo, nel senso non è che poi magari diceva scusa, anzi neanche l'avrei preferito una cosa del genere, perché preferisco che tu non ne fai proprio le cose, non che mi vieni a chiedere scusa. Però non c'era neanche questo, quindi diciamo ormai era tutto così. Ah, e un'altra cosa che è successa, allora, è successo qualche giorno fa, il 21, mi ricordo, perché poi mi ricordo tutto, date, nomi, facce, tutto. E tipo era di notte, a luna, che io mi stavo lavando ancora perché ho finito di fare tardi tutte le cose, e mi ha chiamato. Però io non ho visto il telefono. Dopo mezz'ora mi ha scritto il messaggio e mi ha scritto, è ridicolo, e mi ha scritto, ma mi hai chiamato tu o io? Meno male che tu sei un po' tecnologico e non capisci, cioè, perché lui poi è informatico, perché lui aggiusta i computer, cioè è proprio fissato con queste cose. E quindi, cioè, dai, non capisci di cosa stiamo parlando. E poi c'era anche un messaggio in segreteria che per curiosità ho sentito ed era, cioè, mi sembra una cosa da film, ed era la musica della serata con lui che urlava e altre ragazze. E io così, cioè, E questo quando? Questo quando te l'ha questo mandato? qualche giorno, il 21, una settimana fa. Ah, beh, quindi E comunque lui vuole mantenere dei contatti così un po' oscuri, un po'. E poi c'è, allora, ora ti dico anche l'altra cosa. L'altra cosa, ovviamente, quella sera anche che ci siamo incontrati, mo per caso, ovviamente io ho delle cose mie a casa sua ancora e le devo ancora ritirare, quindi non Sì. so adesso come dovrò fare. E lui mi ha detto, però, perché io poi gli ho detto, vedi che ci sono anche cose mie ancora a casa tua. Ho detto, sì, sì, lo so, vabbè, poi ci aggiorniamo. Mm. Poi ci aggiorniamo quando. Vabbè, ma scusa, cioè, le cose sono mie, decido io, a parte che me le dovresti riportare tu, che poi, vabbè, di qualche Certo, la piastra, voglio dire, così così, però, cioè, non ho capito, tutti i comodi tuoi a prescindere. E, certo. sì, sì, no, poi ci aggiorniamo, non questo mese, il mese prossimo. Ah, Cioè, beh, però. vabbè. E poi quindi mi ricollego
Oggi, ecco perché è giusto secondo me che l'abbiamo fatta oggi, Lore, la chiamata, perché proprio oggi, adesso, tipo qualche ora fa, che è successo secondo te? E di nuovo che ho ricevuto la chiamata, squillo proprio di un secondo, e dopo 3 minuti, diciamo, mi ha scritto il messaggio scrivendo Madonna, proprio che così usiamo noi, Madonna, scusami, ho schiacciato per sbaglio che perché nei preferiti. Quindi questo cosa vuol dire? Che io ero nei preferiti, ora non lo sono più? O tu vuoi solo attirare l'attenzione? Sicuramente tutte e due. Tutte e due. Tutte e due. È ridicolo, infatti non ho neanche visualizzato, neanche lo visualizzerò, cioè morirò là, insomma. Certo. E quell'altro l'ho visualizzato, ma comunque non ho risposto niente perché non c'erano parole, non c'era niente da rispondere. Capisci tu se mi hai chiamato o no? E ovviamente, allora, io penso che quello della serata è stato forse un errore, nel senso che nella tasca, perché anche il messaggio della segreteria penso che sia partito in automatico, non lo so, però Sì. mi sembra Sì, può strano. anche essere. Mi sembra strano, che comunque nelle chiamate, cioè tu devi proprio, cioè, noi comunque non ci chiamavamo mai perché è tutto su WhatsApp, quindi è difficile proprio giù, proprio a me, eppure oggi per caso, per sbaglio, poi comunque ci vuole più tempo, quando tu fai uno squillo a una persona, ci vuole quel tempo che arriva la chiamata prima, non è che parte subito, quindi Senti Evelina, quindi tu pensi che magari lui ci ripensi, tutto sommato? no, ma è semplicemente no, non è neanche per mancanza, secondo me, è giusto per avere l'attenzione. Mm, Che a questo punto è così. Cioè, per lui Cosa... è già, sì. Ecco perché non posso dargli corda, perché non è giusto per me. Io Sì, la assolutamente. so. Senti, che progetti hai per il futuro? Intanto sei una brava ballerina, quindi Sì, ti auguro anche di continuare perché, insomma, sarebbe anche bello vedere qualche tua performance. grazie. Sì, no, mi piace tanto, io lo faccio veramente per divertimento, cosa che pensavo fosse anche lui, ma lui lo fa perché ormai si è stancato, perché lui lo fa da tanti anni, quindi lo vedi proprio che lo fa perché è maestro, perché lui è bravo nella tecnica, l'ha studiato, c'è sempre questa freddezza in tutto, insomma. È tutto, sì. Non in te, però. No, assolutamente. E quindi niente, quindi sì, nel ballo vorrei fare anche qualcosa nel ballo. Poi per quanto riguarda l'hostess, perché io qua sono temporanea pure, quindi di regola loro mi dovrebbero rispedire ad aprile a Berlino. Però non voglio perché basta Berlino. Perché comunque l'inverno là è freddo e Ah, tutto. beh, sì, certo. Lì Quindi... c'è la nostra Laura che ci ha rilasciato quelle interviste in Ah, Germania. sì. Adesso... Però non è il mio ambiente, nel senso che io sono molto solare in mezzo a quei tedeschi. Sì, beh, tu sei forse più per il sole, sì. Io poi ho origini ucraine in realtà, quindi Ah, ecco. sì. Quindi sono sempre stata una viaggiatrice un po' dappertutto. Ah, beh, questa è una bella cosa. In effetti, insomma, le lingue ci sono e Sì, quindi questo è un bel vantaggio, sì. giustamente per tante cose anche. Sì. E anche lì comunque la situazione è un po'... anche quello è stato difficile per me, perché comunque c'è la guerra e Eh, quando è scoppiata la guerra a metà febbraio, cioè per me è stato proprio... Perché poi noi lì stavamo a Berlino, a parte che c'è mia nonna, i miei zii lì, cugini, quindi comunque è stato tosto e in più anche per noi era difficile perché pensavamo che scoppiasse la terza guerra mondiale, infatti già ci sì, stavamo preparando, sì, dicevamo certo. ragazzi dobbiamo scappare da qua perché se ci chiudono a Berlino, cioè è proprio come ai tempi della seconda guerra mondiale praticamente. Vabbè, Quindi sì, è stato... speriamo bene, dai, anche da questo punto di vista. Sì, Evelina, sì. tanto grazie veramente, tantissimo, è Mhm. stato un racconto anche interessante, Grazie. pieno, Grazie a te, grazie a voi, anche alle future ascoltatrici. Sono grazie, contenta per te. grazie a te. Io vedo anche, noto che c'è tanta, come dire, desiderio di fare, c'è tanta vita in te, insomma, sei una persona molto vitale. E Sì, quindi, insomma, capisco la sofferenza anche perché chiaramente una relazione così come anche l'hai raccontata
Però sono Sì. certa che insomma ti riprenderai, ecco, poi Adesso sì, pian piano sto sempre meglio, ovviamente pian piano, perché io poi ho ovviamente ognuno ha i suoi tempi, però sto leggendo libri e quindi a parte quello poi ascolto anche musica, ballo, vado vabbè, a lavorare ovviamente e niente. È un po' è difficile comunque, nel senso che però va sempre meglio. sì, Eh, dai. Magari sì. facci sentire, dacci notizie comunque come va. Certo. Mhm. Sì, Va come bene. recupererò le mie cose? Chissà, Sì. non lo so. Com'è? Però, Perdona? come recupererò le mie cose che ho ancora Ah, lì. sì, sì, sì. No, dai, facci sapere, poi se vuoi anche raccontarci ancora va Certo. benissimo. Mm-mm. No, E- no, ma infatti anche per me è veramente stato importante questa chiamata, anche per avere un giudizio tuo magari. Anzi, a proposito, hai anche tu una tua opinione? Ma come ti dicevo, sicuramente ci sono forti tratti narcisistici, insomma, indubbiamente da come parli. Magari, insomma, sarebbe poi da capire meglio, approfondire riguardo anche questi sbalzi di umore di cui tu parlavi, se non ci sia anche qualcos'altro, no? Sì. Sicuramente l'egocentrismo, chiaramente, infatti è la prima cosa che mi è venuta da pensare, perché c'è indubbiamente un egocentrismo Sì. sfrenato, direi, Mm. e, e anche un grande individualismo, un Esatto. forte egoismo, direi alla fine. Quindi Mm. poi capire la patologia, il grado di patologia, magari sarebbe da Da valutare, capire certo. ancora di più, però sicuramente con molta probabilità, ecco, un disturbo come questo, simile da come racconti, mi sembra che sia una persona che ha molte difficoltà ad amare comunque, Sì, ad amare sì, e a legarsi a qualcuno, insomma, esatto. effettivamente. Mm. Mm. Sì, ma infatti anche perché non ho mai spaventato di famiglia o cose del genere, anzi, è proprio che non ce la fa. Io penso che sia anche perché poi ho visto un altro video tuo dove parlavi della differenza tra tipo narcisista in e out, no? Mm. E lui, diciamo, è in mezzo, perché comunque nella sua personalità, che poi è veramente strano, perché lui è timido, nel senso comunque ha il suo mondo, ha le sue cose, però poi allo stesso tempo, quando c'è, lui è il primo a tirare l'attenzione, a far ridere, a inventarsi cose, molto creativo, eccetera, eccetera. Quindi è proprio in mezzo. Ha un Sì, po' di insomma, sì. sì, sì, sì. Mm. Mm. Insomma, tanto grazie tantissime. Ah, Se puoi farmi vedere qualcosa anche a me, magari se non vuoi così, sarei curiosa di vedere qualche tuo balletto, qualche tuo no, ballo. grazie. Sì, Mi certo. piacerebbe veramente. Sì, sì, infatti anche Eh, ultimamente ho fatto proprio l'esibizione con la scuola. sì, no, è un mondo che mi piace molto, che un po' avevo iniziato, ma poi insomma tra Sì. tante cose tutto non si può Che fare. cosa? No, dico il ballo è veramente E una... che ballo avevi iniziato? Ma così, non a livello professionale, ma non ho neanche avuto, diciamo, il tempo di arrivare a quello. Ok, Però mi ma che sarebbe tipo piaciuto, molto caraibico o bello. di gruppo? Sì, 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 no, così un po' rock and roll, tipo. Allora, è altro genere ancora, sì, bello. Sì, dai, fammi vedere qualcosa se vuoi. Certo, certo, Se- posso anche se- mandare i mail. Mhm. Sì, Oh, dai, dai. E intanto un bene, abbraccio forte, anche a Evelina. te e a tutte E le grazie. ragazze che affronteranno cose difficili, che stanno affrontando e lo so che è tosta, però alla fine, diciamo, noi stessi siamo a salvarci. Solo noi possiamo salvarci e capire e uscirne. Sicuramente le persone che ci vogliono bene ci aiutano, però io sono anche fatta così, che nel senso che se non sbatto io la testa, e io lo dico anche, dico, perché pure mamma, anche mamma la capita la situazione, anche come anche nell'altra relazione. E io dicevo, mamma, lo so, ma io finché non sbatto io la testa, finché non capisco io, è così. Però una volta che arrivo al punto, per me basta, basta così. Quindi, diciamo, io do finché proprio non mi stremo e non mi faccio male anche da sola, però devo fare il più possibile. Non Però sai, è ovviamente. meglio dare che non dare. Cioè, quando tu dai, Sì, perlomeno dici, beh, io ho dato certo. da me No, stesso, ho fatto il possibile. infatti, E infatti, quindi da quel punto di vista non ti devi recriminare nulla, no? assolutamente, no, infatti non mi pento di nulla, perché ho sempre voluto fare il giusto
e dall'altra parte non è stato capito più, perché prima veniva capito, però poi tutto troncato così. E niente. Allora è stato un piacere grande, grazie mille per Grazie, questa grazie a te Evelina, un abbraccio forte. serata, Ciao, grazie. ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao.